Ciao! In questo video vedremo questo oscilloscopio della FNIRSI modello C23T, è un doppia traccia con l'uscita generatore di funzioni, è simile al tooltip che abbiamo visto in un altro video. Lo metteremo a confronto con lo ZOI, purtroppo il tooltip l'ho dovuto rendere e questo ce l'ho grazie a un amico che me l'ha prestato, che ringrazio pubblicamente. Andiamolo a vedere come caratteristiche e poi al suo interno, come sempre. Questa è la sua confezione, molto bella, addirittura con scritte dorate. Non ha la solita borsetta di trasporto. Abbiamo una sonda a ben 100 MHz in per 1 e in per 10, questo è lo switch. Il manualetto in 3 lingue, inglese, questo mi sembra russo e spagnolo. Poi abbiamo il BNC con i coccodrilli per l'uscita del generatore, i puntali del multimetro, che sono i soliti che vengono messi in tutti gli strumenti cinesi, e il cavo USB per la ricarica. Lo confronteremo con lo ZOI, come abbiamo fatto per il tooltip. Iniziamo a vederne le differenze. Dimensionalmente è più basso, sembra leggermente più leggero, spessore praticamente uguale. Lo ZOI ha la parte gommosa rossa, qui abbiamo la parte gommosa che è questa qui blu sopra e sotto. L'FNIRSI ha questo comodo foro per poterlo appendere, cosa che non c'è qui. Vediamo la paletta di supporto, inclinazione, è praticamente identica. Adesso è difficile farla vedere, ma sono praticamente allineati. Una cosa bella è la stabilità, perché essendo più basso e avendo la paletta leggermente più larga è molto più stabile, cioè se si prende dentro non cade, cosa che lo ZOI, a me è capitato spesso, come si prende dentro lui cade. Avrei preferito che fosse stata leggermente più larga, perlomeno in basso, e questo è un punto a favore del FNIRSI. L'altra cosa bella dell'FNIRSI è il generatore di funzioni, che esce con un connettore separato, cosa che abbiamo già visto sul tooltip. E anche qui possiamo usare il generatore di funzioni con l'oscilloscopio acceso. All'uscita generatore di funzioni qua sul lato, e quando si va ad accendere l'oscilloscopio si spegne ed entra in funzione un altro generatore che è quello per la taratura delle sonde. Qui abbiamo uno sportellino, ma non c'è l'uscita di frequenza per la taratura delle sonde. Però possiamo usare il generatore di funzioni per andare a tarare la vitina sulla sonda, che poi andremo a vedere. Collego il cavo di ricarica USB per vedere com'è l'indicazione. Qui vediamo questo misero LED rosso che neanche si vede, difficile da vedere quando è appoggiato. Invece lo ZOI illumina questo tasto e si vede bene quando è in carica. Questo è il modello 2C23T, che è a 10 MHz con 50 megasample al secondo, vuol dire che in ogni secondo fa 50 milioni di campioni. Esiste anche il modello a 50 MHz che ha 250 megasample al secondo, quindi 50 questo e 250 quello a 50 MHz. Lo ZOI, che è 50 MHz, ha 200 milioni di campioni al secondo nella modalità normale, ma nella modalità high speed arriva fino a 280 milioni al secondo, quindi 250 il finirsi a 50 MHz e questo ha 280 milioni di campioni al secondo, quindi è migliore come frequenza di campionamento. Il costo di questo sul sito ufficiale è 79 euro circa, il 50 MHz è 94 euro circa. Adesso non ricordo più invece quanto avevo pagato questo, lo puoi trovare facilmente su internet. Prima di accenderlo, come al solito, vediamo come è fatto dentro. Per aprirlo bisogna togliere queste viti, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eccolo aperto, notiamo subito che c'è una grossa batteria da 3000 mAh qua dietro che si può sconnettere, 2 fusibili, il valore è scritto sotto nel circuito stampato, 1 A e 10 A, microcontrollore senza sigla, questi altri integrati hanno tutti la sigla, non li hanno cancellati, non vedo la linea di separazione galvanica come c'era sullo ZOI. Questa è la parte dell'oscilloscopio che è schermata.
non mi ero accorto, un pulsantino di reset, infatti c'è un forellino. Non vedo una linea netta di separazione galvanica. Qui c'è questo, sembra un aptoisolatore o un trasformatore, non lo so, che dovrebbe fare la linea di separazione, ma ci sono piste che vanno dal multimetro, se ne vanno avanti e indietro. Adesso vediamo col tester se c'è separazione galvanica tra queste masse del multimetro e oscilloscopio. Questo è il meno del multimetro, il verso VNC è isolato, il meno della batteria è questo, è insieme ai BNC e ovviamente anche l'USB. Vediamo quel GND qui è insieme alla batteria. Come ripeto, non c'è una bella separazione galvanica tra parte tester e oscilloscopio, quindi bisogna fare attenzione a questa cosa. Quando si applica tensione sul tester, a cosa si fa con la sonda dell'oscilloscopio. Accendiamolo. Per accenderlo basta premere una sola volta. Questo non mi piace perché se per sbaglio si preme il pulsante lui si accende, quindi anche nel trasporto, cosa che non succede sullo Zoe. Quindi se si preme una volta non si accende. Per accenderlo devo tenerlo premuto. La stessa cosa per lo spegnimento, se io lo premo per sbaglio si spegne. Qui per spegnerlo bisogna tenerlo premuto proprio a lungo. Tutte le volte che si accende lui non ricorda in che modo ero prima, cosa invece che non succede solo Zoe, che lui ricorda sempre il modo in cui ero. Se ero in modalità multimetro si riaccende in modalità multimetro. Qui invece mi fa sempre vedere il menu, che si accede anche con il tasto menu, e devo andare a confermarlo col tasto centrale. Con le frecce posso scorrere le 4 videate, uno è generatore, multimetro e configurazioni, che andremo a vedere subito. Ci sono 5 lingue, non c'è l'italiano, il volume del buzzer che non mi sembra presente sullo Zoe. Non c'è il volume. Auto shutdown, possiamo impostarlo come sullo Zoe. Luminosità del display, vediamo, lo abbasso un po' perché di solito si vede meglio nel video con una luminosità non al massimo. Qui possiamo mettere di default i vari strumenti, quindi se non sbaglio il default è di tutto, default, e questo qui porta tutto di default. Qui invece possiamo scegliere cosa portare di default. About è la versione del firmware e poi c'è un reset di fabbrica che corrisponde a questo default qua. Per uscire basta premere menu. Come tastiera notiamo che qui ci sono dei tasti assegnati, mentre invece qui ci sono dei tasti funzione che fanno riferimento a quello che c'è scritto qua sopra, quindi sono segnati via firmware, quindi aggiornando il firmware vengono aggiornati i 4 tasti. Qui invece i 4 tasti hanno delle funzioni ben precise. Nel modo multimetro sono quelli scritti sopra, nel modo oscilloscopio sono questi scritti sotto. Nel modo oscilloscopio sono anche abbastanza comodi perché si accede direttamente ad esempio al move, al cursor, al trigger e ancora altre funzioni del trigger e qui le misure. Inoltre notiamo che ci sono dei tasti in più perché qui ne abbiamo 8, qui ne abbiamo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ci sono 2 tasti in più che sono comodi, ad esempio CH1 e CH2 è molto comodo poter entrare direttamente nei canali. Vediamo adesso il modo multimetro, mettiamo anche lo Zoe nel modo multimetro. Notiamo subito la grandezza del display che è diversa. Se la misuriamo con un righello in pollici sono 2,7 pollici contro lo Zoe che è 3,3-3,4, quindi una notevole differenza. Colleghiamo i puntali ad entrambi. Una cosa che noto subito è che questo si imposta in un modo automatico, quindi dovrebbe riconoscere in automatico cosa c'è qui. Lo Zoe invece va nell'ultimo modo, se non sbaglio, in cui è stata impostata la lettura. Prendiamo il mio generatore di tensione di precisione e andiamo a fare la misura. Dovrebbe in automatico capire, adesso è su 10 volt, misura perfettamente 10,00 volt. Metto anche lo Zoe, ha una cifra in più, quindi arrotondato la misura è uguale. Cambio la tensione. Questo è un 2,496, 2,496 preciso, 2,499 ci siamo. Questo è 5 volt spaccato, misure sono molto simili. Questo è 7 volte e mezzo, 7,49, 7,50 ci siamo.
siamo nelle tolleranze. Vediamo la tensione alternata proveniente da questa spina Videe. Qui su auto teoricamente dovrebbe commutarmi in automatico. Esatto, 236 volt AC voltage. Qui non abbiamo l'automatico, quindi dobbiamo andare a impostarlo su AC. 235,2, diventa rosso a segnalarmi che è pericolosa. True RMS, qui ho altre informazioni che qua non ho. La frequenza, la media, perché ha misurato anche intermedi, dovrei andare ad azzerare la media. Ok, così ho azzerato e ho la tensione media, la frequenza e la massima. 233,5, andiamo subito di qui. Ho solo 232,5, non posso fare nient'altro, andiamo, forziamolo sui volt. AC voltage. Ho la possibilità di fare hold, che è questo tasto qui, quindi se tolgo la misura me lo memorizza. Andiamo a vedere dei componenti. Adesso in manuale, per tornare in automatico bisogna entrare e uscire dallo strumento. Quindi se prendo un resistore, questo qui è 4,7 ohm, passa in automatico nel modo resistenza, 4,5 ohm. Qui devo andare manualmente, modo resistenza, 4,8 ohm. Proviamo la resistenza più alta di valore. Qui l'hold si faceva con questo tasto hold, si accende l'hold lì, 21,84. perfetto. Vediamo dei diodi, questo è non è 4148, vediamo se in auto lo rileva. Il diodo non è in grado di rilevarlo in automatico, quindi bisogna schiacciare questo tasto dove c'è il simbolo del diodo. Diode on off, probabilmente l'on off è il cicalino, molto reattivo. Mi misura anche la resistenza. Qui teoricamente se riprendo la mia 4,7 ohm, di solito sotto i 50 ohm suonano, misura sia la resistenza che la continuità. Vediamo il diodo, non fa nessun bip. 0609, mettiamo l'hold, qui andiamo su diodo 0629, vediamo questo diodo qui che dovrebbe essere uno Schottky, un fast 050, 049, perfetto. Vediamo dei condensatori, uno piccolino e uno un po' più grande, quindi qui vado nel modo capacitor, 30 nanofarad, 30 nanofarad, perfetto. Vediamo l'elettrolitico, 127 microfarad, anche qui ho minimo massimo e AVG, cosa che non ho sull'Fnirsi. 127 microfarad, 128 microfarad, le letture sono praticamente identiche. La corrente, quindi c'è DC high current che è 10 ampere, DC low current che è il milliampere, AC high current e AC low current, quindi sono le 4 possibilità. Con questo tasto vado a misurare la temperatura, però qui devo collegarci una termocoppia che non viene data in dotazione, tipo questa. È strano che senza collegato nulla da 33 gradi. Vediamo se collego insieme i puntali. È molto strana questo 33 gradi. Se ci collego una termocoppia, la vado a scaldare, vedo che aumenta. Non so che precisione abbia. Un'altra cosa interessante è questo live. Questa è la temperatura in gradi Fahrenheit. Questo live qui, che non è la misura di tensione senza contatto, ma è un cercafasi. Bisogna prendere il puntale rosso, riprendiamo la nostra spina Videe e andiamo a cercare la fase. Eccola qua. Questo è il neutro, questa è la terra e questa è la fase. Questa è una funzione che lo Zoe non ha. Molto utile. Quindi abbiamo visto tutte le funzioni del tester. Passiamo adesso al generatore di funzioni, che si può accedere o dal tasto veloce, che sono quei 3 tasti qui premuti a fondo. Il primo passa nel modo oscilloscopio, il secondo nel modo generatore di funzioni e il terzo nel modo multimetro. Questa cosa è molto comoda, invece qui bisogna sempre fare il giro col tasto mod. Oscilloscopio,
multimetro, si è ricordato dove ero precedentemente, oscilloscopio e multimetro. E tra l'altro per entrare nel modo generatore di funzioni bisogna fare il giro col menu, andare more up, enter e andare dentro in generatore. Questo generatore non funziona se collego anche l'oscilloscopio, mentre invece qui con il suo BNC riesco a usare insieme il generatore con l'oscilloscopio. Posso farlo anche dal menu, quindi andare su Signal Generator, qui imposto la forma d'onda, posso accenderlo e spegnerlo, off e on, forma d'onda, c'è il generatore di rumore che qui non c'è, può fornire anche una tensione DC, questo magari può servire, vediamo che tensioni, qui regolo l'ampiezza fino a 3,3 volt. Collego l'oscilloscopio di questo al generatore di funzioni per vedere le forme d'onda. Ho collegato un cavetto BNC tra i due strumenti, vediamo che la forma d'onda non è centrata rispetto allo zero ma è tutta positiva. Cambiamo le forme d'onda, quadra, sinusoidale, mezza semionda, il rumore e la tensione DC. Posso impostare la frequenza e il duty cycle, quindi se andiamo sulle onde quadre, con la freccia destra vado di qui, imposto la frequenza, andiamo a misurarla, (2 kHz), andiamo a variare il duty cycle, bello, posso fare fino all'1% e magari fino al 99%. Ottimo, molto interessante. Questo è il generatore dei segnali, fatto molto bene ed anche abbastanza pulito. Vediamo l'onda sinusoidale a una frequenza più alta. Arriva fino a 2 MHz, faccio auto, c'è un po' di rumore sotto, andiamo a vedere lo spettro, c'è una piccola armonica qui, la seconda armonica. La funzione FFT sull'FNIRSI non ce l'abbiamo. Ok, adesso passiamo nel modo oscilloscopio. Se vogliamo andare direttamente possiamo tenere premuto questo tasto o fare il giro dal menu. Facciamo la scorciatoia, scolleghiamo il BNC, qui ci viene indicato che forma d'onda stiamo usando e se è acceso o spento il generatore. Io posso andare nel generatore, lo posso spegnere, ritornare nell'oscilloscopio, infatti è sparito il simbolino del generatore. La prima volta che si usa l'oscilloscopio bisognerebbe fare la taratura e questa la si fa tenendo premuto un tasto, è riportato sul manuale, questo, Baseline Correction, long press del tasto auto, senza nessun BNC collegato, teniamo premuto auto e fa la calibrazione, lasciamolo calibrare, fa la calibrazione rispetto allo zero. Poi la prima cosa che si fa su un oscilloscopio è tarare la sonda. Ha finito la calibrazione, prendiamo la sonda, per la calibrazione usiamo il cacciavitino in dotazione perché bisognerà girare quel piccolo trimmer lì, però ci serve un'onda quadra, o usiamo il generatore di funzioni che c'è all'interno o usiamo l'uscita di calibrazione di un altro strumento, ad esempio lo ZOI ha il suo generatore per la calibrazione. Premo auto, con le frecce posso cambiare sia la base di tempi che la tensione, questa è la tensione, questa è la base di tempi, la vediamo qui, 500 microsecondi, 200 microsecondi, 100 microsecondi. Adesso siamo in per 1, il trimerino serve solo in per 10, passiamo in per 10, per dirgli che la sonda è in per 10 dobbiamo dare CH1 e qui dove c'è probe andare in per 10, non ha il percento, cosa che ha lo ZOI. Si vado nei menu, probe per 1, per 100 e per 10.
qui il percento non c'è, altra mancanza. Quindi sonda in per 10, spostiamo la tensione, portiamo in basso, bisogna premere move, esce quel quadrato lì, spegniamo il canale 2 che dà un po' fastidio, quindi vado sopra e faccio off. Adesso devo muovere il trimmer per far sì che sia perfettamente orizzontale. Non si riesce, dopo è una assunta molto economica e purtroppo non si riesce. Proviamo sul canale 2 per vedere se non è un problema del canale 1. Spengo il canale 1, riaccendo il canale 2, lo porto in per 10 e lo mettiamo, bisogna togliere il move, 500 mV, col move lo riporto su e vedo che c'è lo stesso problema come immaginavo. Con la sonda qui ho qualche problema, in per 10 non funziona bene, quindi la useremo in per 1. Andiamo in per 1, CH2, probe per 1, CH1, probe per 1, accendiamo il canale 1. Perfetto, andiamo a vedere un po' di funzioni di oscilloscopio. Abbiamo questo tasto Move che ci consente di muovere su, giù, sinistra e destra. Lo vediamo sinistra o destra con quella freccia sopra. Poi il tasto Cursor non è nient'altro che il livello del trigger. Qui l'ho chiamato Cursor, ma è trigger. Diventa violetto quando lo premo e con le frecce posso andare a impostare il livello dei trigger. Non ho la tensione dei trigger, cosa che ho qua, altra mancanza. Cioè se qui vado su trigger mi appare una riga e ho anche la tensione di trigger. Se io sposto su e giù ho proprio la tensione, e questo per un oscilloscopio è molto importante, cosa che non c'è qui. Questo qui è un grosso punto a suo sfavore. Poi trigger ho le stesse modalità: auto, normal, single. Poi freccia in giù, posso decidere di mettere il trigger sul canale 1 o sul canale 2, e qui fronte di salita e fronte di discesa. Molto comodo l'accesso diretto, cosa che non posso fare qui, ma devo andare nei menu, cercare il trigger e dirgli la sorgente. Adesso qui ho spento il canale 2, se no qui potrei mettere source canale 1, canale 2. Poi abbiamo questo PRM che sono le misure. Altra cosa comoda che posso accedere direttamente, invece qui devo fare tutto il giro, fare menu, andare a cercare misure, fare enter, selezionarlo, fare exit, eccetera. Mentre invece qui posso accedere direttamente. Per tutti i canali posso decidere cosa visualizzare. Vediamo quanti ne abbiamo qui. 1, 2, sono 3, 6, 8. 3, 6, 7, 8. Dovrebbero essere le stesse cose. Quindi qui magari se ci interessa, adesso c'è impostato V picco picco e frequenza. Per visualizzarlo, che adesso non è visualizzato, devo tenere premuto il tasto, questo PRM qui, e ci viene indicato la tensione picco picco e la frequenza. Questa qui è una cosa molto comoda. I 4 tasti li abbiamo visti. Per l'oscilloscopio non c'è altro, perché non è come lo Zoe che abbiamo tante altre cose per l'oscilloscopio. Andiamo a vederle. Le misure dello Zoe sono qui, non posso accendere e spegnerle, ma devo fare sempre il giro, anzi andarle a spegnere una alla volta. Poi uscire e non ho più le misure. Però qui nel menu ho altre cose riguardo l'oscilloscopio. Ecco, questa qui è una cosa che non c'è sull'FNIRSI, ma il sample. Puoi visualizzare o il PIC o l'HD. Sono due modalità di visualizzazione diverse che si può provare per vedere meglio la forma d'onda. Andiamo avanti, calibrazione. Qui fa la calibrazione dell'intero strumento. Porta tutto il default per entrare nel modo USB, la lingua. Andiamo avanti, auto, off, retroilluminazione. Ecco, un'altra cosa che qui abbiamo è il sample rate, che posso andare nel modo a 200 milioni di campioni al secondo a 280 milioni di campioni al secondo mettendo l'high speed, e cambia proprio un po' tutto. Mi sembra che cambia anche la larghezza dei quadretti. Andiamo a vederlo. Sì, cambia proprio tutto
tutta la griglia. Lasciamolo in norma, che è anche più veloce, la versione del firmware con altre informazioni. Ecco, un'altra cosa che FNirSy non ha è il display XY, qui lo chiama XT, che è molto comodo per collegarlo ad altri apparati per visualizzare il modo XY, infatti qui c'è scritto XY. Un'altra cosa molto comoda è la persistenza. La persistenza è molto comoda quando si vanno a misurare dei segnali che non riusciamo a triggerare, quindi ci sfuggiscono. Questa è ad esempio una persistenza di 500 millisecondi, quindi permane per mezzo secondo. Un secondo, vedi che si intravede, andiamo a 10 secondi che lo vediamo meglio. Vedi, diventa più chiara e permane per 10 secondi. Così invece permane per sempre. Tutto quello che arriva lui lo memorizza a display. È una funzione molto comoda sugli oscilloscopi. L'FNirSy non ce l'ha e questo la ritengo una grave mancanza. Altra cosa che non ha l'FNirSy è l'FFT, che è lo spettro. Se mettiamo un segnale a onda quadra, ad esempio, vediamo le armoniche, la prima, la seconda, eccetera. Non possiamo andare con i cursori a fare la misura, però abbiamo un'indicazione di armoniche. Vediamo l'FFT. FFT possiamo farlo sia sul canale 1 sia sul canale 2. Questo è lo spegnimento della retroilluminazione, non ce l'abbiamo di lì abbiamo lo spegnimento totale. Qui possiamo spegnere la retroilluminazione dopo 30 secondi, 60, 120, off, lo lascio off. Qui entriamo nel More App, è predisposto per vedere altre app, visualizzazione di immagini, ce l'ha anche l'FNirSy, che in pratica il cattura immagini. Io posso memorizzare la schermata facendo saving, salvata, poi tengo premuto save ed entro nella modalità di visualizzazione di tutte le schermate. L'ultima dovrebbe essere quella col nome più alto, presumo. Se io faccio invio, sì, è quella che abbiamo visto adesso. Ritorno qua, posso selezionare tutte e cancellarle o cancellare solo questa facendo cestino, ok, l'ha cancellata. Per uscire freccia indietro questa. E poi abbiamo i cursori. Altra mancanza gravissima sono i cursori. Qui abbiamo i cursori orizzontale e verticale che ci permettono di fare le varie misure. Qui ho il delta, ho il time, non ho la frequenza diretta, ma penso sia solo una questione di firmware. Se aggiornano i firmware possono inserire anche benissimo la frequenza oltre al time. Dopo, una volta abilitati i cursori, ad esempio vertical, qui c'è proprio il menu cursore, posso andare a spostarli e vedi che cambia il tempo. Per spegnere i cursori devo andare a fare il giro sul menu e mettere i cursori off. Queste sono misure. Questo output setting non è il generatore di funzioni, ma è l'uscita di calibrazione, che è questa che è collegata adesso, che si può andare anche un po' a modificare. Possiamo quindi qui impostare, ad esempio, onda triangolare, diventa triangolare, onda quadra, andiamo sotto. Per onda quadra non posso cambiare la frequenza. Questa è onda quadra che posso modificare il duty cycle e la frequenza. Exit. Basta, abbiamo finito con tutte le funzioni dell'oscilloscopio. Adesso prendo un piccolo alimentatore switching, così vediamo un uso pratico. Prima di collegare l'oscilloscopio a questo piccolo DC-DC converter, che è uno step up, volevo farti vedere questo utile strumentino CT1. Ti metto poi il link in descrizione. Lo chiama Motherboard Component Coil Tester. Serve per provare se i magnetici, gli induttori degli switching funzionano. C'è un LED a bordo, c'è un pulsantino, una batteria. Quando si va vicino al magnetico, se si accende il LED vuol dire che c'è oscillazione. Quindi immediatamente facendo passare tutti gli induttori degli alimentatori switching si vede se c'è oscillazione. Strumentino molto comodo per fare le analisi di DC-DC converter. Ho collegato il piccolo alimentatore switching, sono andato con le sonde di tutti e due gli oscilloscopi sull'ingresso di induttanza, quindi dove c'è l'oscillazione dello switching, a circuito aperto, quindi siamo nelle peggiori condizioni, per vedere un po' cosa riusciamo a misurare. Facciamo su tutti e due l'automatico, quindi auto range, vediamo cosa ci tirano fuori. Nessuno dei due, niente di utile. O andiamo manualmente.
facciamo un move, porto giù e sposto anche il trigger. Ecco, questo qui è più o meno quello che succede. Facciamo un hold, andiamo di qui, lo mettiamo nelle stesse configurazioni 2 volte e 2 microsecondi. 2 microsecondi, andiamo sul trigger e lo spostiamo, vediamo se riusciamo a trovare. Andiamo su trigger, portiamo magari su normal, vediamo se migliora qualcosa. Ok, move lo porto giù e lo sposto a sinistra come avevo fatto qui e sposto il trigger più in alto. Ok, diciamo che si comportano bene entrambi. Vediamo la funzione che ti ho fatto vedere all'inizio, che era quella della persistenza. Qui magari si vede anche bene che qua non abbiamo persistenza. Adesso devo togliere l'hold, vedi che la persistenza scrive, diciamo, sullo schermo, e in alcuni casi può essere comoda. Andiamo a vedere anche il sample, se cambia qualcosa, vedi che cambia. HD va a tosare, in pick va a prendere proprio anche tutti i picchi che probabilmente non vengono neanche presi qua, quei piccoli picchi. Poi c'è il modo high speed che migliora ancora ulteriormente. Vediamo le misure, frequenza 625 kHz, andiamo su misure, mettiamo il V picco picco, F count e frequenza. V picco picco 10,3 volt, abbiamo 1,26, misure un po' discordanti, però contando i quadretti sono 2 volt, 10 volt ci siamo, qui non so cosa sta misurando. Frequenza, per misurare la frequenza devono esserci più cicli, 636 kHz. Con misure così stabili vedi che fanno fatica un po' entrambi, specialmente l'automatico. Riproviamo. Nessuno di due riesce a sincronizzare nel modo corretto la forma d'onda. Perfetto. Un'altra cosa bella che ha lo Zoe è che qui in alto mi fa vedere dove sono dentro con il trigger in base alla base di tempi. Se io cambio la base di tempi, vedi che si allarga, mi fa vedere dove sono dentro, e se vado su move mi fa vedere dove sono, altra cosa molto comoda che di qua non ho. Dopo queste altre informazioni, ad esempio 25 microsecondi, qui ce li ho qui. Ok, direi che possiamo andare alle considerazioni finali. Siamo giunti al termine di questo video, abbiamo visto i pregi e i difetti di questo oscilloscopio, così ognuno può trarne le proprie conclusioni. Spero che ti sia stato utile per la tua scelta e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!